Che fastidio questo rumore continuo all'orecchio. Eccoci di nuovo insieme per parlare dell'acufene, la percezione di un suono in assenza di un rumore reale esterno. Dopo aver visto le possibili cause, iniziamo a parlare dell'argomento più importante e difficile, la diagnosi. Dobbiamo capire tra le possibili cause quale sia quella giusta nel paziente che stiamo valutando. Chi soffre di acufeni deve essere valutato inizialmente dall'otorinolaringoiatra, che potrà diagnosticare o escludere le patologie dell'orecchio ed eventualmente richiedere altri esami se ritiene che ci sia la necessità di ulteriori indagini per fare la diagnosi. In genere non sono indicati ulteriori esami per gli acufeni bilaterali, non pulsanti, senza riduzione asimmetrica dell'udito e in assenza di alterazioni neurologiche. Tuttavia, la presenza di un acufene pulsante che va di pari passo col battito cardiaco suggerisce un'origine vascolare del rumore. Ipertensione, difetti cardiaci, alterazioni della giugulare, della carotide, eccetera. Per cui ulteriori esami possono essere indicati. E se l'acufene è pulsante ma non va di pari passo col battito cardiaco? Può capitare? Sì, può capitare. In quel caso potrebbe essere causato da un mioclono, cioè una contrazione involontaria dei muscoli dell'orecchio medio o del palato molle. Una curiosità è che alcuni acufeni causati da disturbi vascolari o mioclono possono essere uditi anche da altre persone. Vengono chiamati acufeni oggettivi, in contrapposizione agli acufeni soggettivi, che sono la maggior parte, e sono uditi solo dalla persona che ne soffre. E chi se ne frega? Vabbè, era una curiosità. In assenza di patologie che riguardano l'orecchio, può essere utile una valutazione neurologica per diagnosticare o escludere patologie del sistema nervoso che possono alterare la percezione dei suoni. Anche il neurologo può prescrivere ulteriori esami, come un TAC o una risonanza magnetica, se li ritiene utili per la diagnosi. In presenza di una sintomatologia a carico dei muscoli e le articolazioni del collo e della mandibola, possiamo trovarci di fronte a un paziente che soffre di acufeni somatosensoriali. In questi casi, il suono percepito potrebbe originarsi dagli stimoli nervosi che provengono da questi distretti e influenzano i segnali nervosi che dall'orecchio raggiungono il cervello, creando l'acufene. Grazie, ma no, grazie. Prego, si figuri. Per quanto riguarda l'articolazione della mandibola e i muscoli masticatori, altre teorie ipotizzano una correlazione dovuta al fatto che il muscolo tensore del timpano, un piccolo muscoletto dell'orecchio medio, è innervato da un piccolo ramo proprio del nervo trigemino, che è il nervo che innerva l'articolazione della mandibola e i muscoli masticatori. Per questo motivo, l'iperattività dei muscoli masticatori influenzerebbe l'attività di questo piccolo muscolo dell'orecchio medio. Oppure, la vicinanza tra il condilo e il disco articolare e l'orecchio potrebbe influenzare la funzione della membrana del timpano, soprattutto attraverso una connessione tramite il legamento disco-malleolare, che unisce l'ossicino del martello all'articolazione temporomandibolare, cioè l'articolazione della mandibola. Non dite cretineria! È vero, nessuna di queste teorie è mai stata dimostrata. Però chi soffre di patologie all'articolazione della mandibola e ai muscoli masticatori e chi soffre di bruxismo sembra avere un maggiore rischio anche di soffrire di acufeni, anche se non ne conosciamo esattamente i meccanismi. Ma come facciamo a sapere se l'acufene che stiamo valutando è causato da patologie articolari e muscolari del collo, della mandibola o da bruxismo? Purtroppo non esiste un test o un esame che ci permetta di dire sì o no con certezza.
Quindi cerchiamo di mettere insieme tutte le informazioni che abbiamo per cercare di capirlo. Innanzitutto, la persona che soffre di acufeni deve avere anche una di queste patologie. Non ripeteremo tutto qui, ma fortunatamente ne abbiamo parlato in abbondanza nei video precedenti. Questa è la playlist che contiene i video dove descriviamo le patologie del collo, dalla sintomatologia alla terapia. Questa invece è la playlist che contiene i video dove parliamo del bruxismo, le cause, le conseguenze, i sintomi e la terapia. Quest'ultima playlist contiene i video che parlano delle patologie delle articolazioni della mandibola e dei muscoli masticatori, i cosiddetti disordini temporomandibolari. Una volta fatta la nostra diagnosi, dobbiamo cercare di capire se queste patologie siano effettivamente la causa dell'acufene o se le due condizioni siano presenti contemporaneamente per una coincidenza. Coincidenza? Io credo di no! Ma invece è possibile. Per questo dobbiamo trovare un metodo che ci aiuti a prendere la decisione giusta. Possiamo utilizzare alcuni punti che ho inserito in una tabella che non sono dei test validati, ma sono delle indicazioni di buon senso che ci possono aiutare a fare la nostra diagnosi. Innanzitutto, l'acufene deve essere cominciato insieme ai sintomi della patologia. Se una persona soffre di acufeni da 10 anni e il dolore al collo o alla mandibola è cominciato da un mese, è decisamente improbabile che le due cose siano correlate. Una seconda caratteristica è che i sintomi della patologia vadano di pari passo con l'acufene. Se peggiora il dolore al collo o alla mandibola o se aumenta il bruxismo, peggiora anche l'acufene. Terzo punto, l'acufene peggiora nei periodi di maggiore stress. Quarto punto importante, l'acufene peggiora durante la funzione mandibolare o durante i movimenti del collo. E quinto punto, che riguarda i pazienti che soffrono di disordini temporomandibolari o bruxismo, l'acufene è scatenato o aggravato stringendo forte i denti per un minuto. È un test che si può fare facilmente nello studio odontoiatrico. Si mettono 2 rulli di cotone tra i denti posteriori del paziente e gli si chiede di stringere forte per un minuto. Se l'acufene aumenta, questo suggerisce un rapporto di causa-effetto tra il serramento dentale e l'acufene. Come ho detto prima, queste caratteristiche dell'acufene non garantiscono che sia causato da patologie cervicali, disordini temporomandibolari o bruxismo, ma suggeriscono che un'eventuale terapia di queste patologie possa avere un effetto positivo, riducendo o eliminando l'acufene. In caso contrario, se l'acufene non ha nessuna di queste caratteristiche, probabilmente ha un'origine diversa. Per quanto riguarda la terapia dell'acufene, chi ha seguito i 2 video fin qui avrà già capito che dipende interamente dalla causa dell'acufene. Le patologie dell'orecchio sono curate dall'otorinolaringoiatra, le patologie neurologiche sono curate dal neurologo e così via per tutte le possibili cause di acufeni che abbiamo citato. E le patologie dell'articolazione temporomandibolare, dei muscoli masticatori, il bruxismo, chi le cura? Io. A quelle ci penso io. In tutti i casi in cui non si riesce a trovare una causa precisa o nei casi in cui la causa identificata non può essere curata, ci sono terapie che servono ad aiutare i pazienti a convivere con l'acufene. Vanno dalla terapia cognitivo-comportamentale, che insegna a non focalizzarsi sul sintomo e a ridurre lo stress e l'ansia che genera, alla terapia del suono, che utilizza dei suoni esterni, anche sotto forma di auricolari, per mascherare l'acufene e riprogrammare il sistema nervoso. Ma queste terapie non sono di pertinenza odontoiatrica e vengono gestite da altri professionisti. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Vabbè, tutti, non tutti, alcuni. L'indirizzo di casa non ve lo do, non si sa mai. Ciao a tutti, alla prossima!
No, meglio di no. Magari non gli piace un video e mi vengono a suonare il citofono.